Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Ford Fusion 1400 TDCi. In un video precedente abbiamo effettuato il tagliando. Come vi dicevo, quest'auto è stata appena acquistata di seconda mano, ma era ferma da parecchio tempo. Quindi bisogna andare a fare diversi lavoretti e alcuni controlli. Tra questi ho individuato due perdite per quanto riguarda il gruppo motore cambio. Ve le faccio vedere. Come posso devo mettere il riduttore? No? In pratica sono una alla guarnizione della coppa dell'olio e l'andremo a risolvere oggi. L'altra invece è all'uscita del cambio al giunto del semiasse. Per il momento la lasceremo così, effettueremo il lavoro più avanti. L'unica cosa che faremo è andare a controllare il livello dell'olio del cambio perché non sappiamo quanto ne ha perso effettivamente e in caso ne aggiungiamo. Ad ogni modo iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Bene, chiave da 8 mm e procediamo a svitare tutti i bulloni intorno alla coppa. Due sono dati perché ci sono dei prigionieri dal lato destro e dal lato sinistro di fondamentale importanza nel centrare la coppa quando la rimonteremo. Ad ogni modo, con una spatolina la facciamo scorrere tutto intorno per quanto possibile in modo da scollare la coppa dal motore. Bene, una volta rimossa dobbiamo pulire per bene alla perfezione sia la superficie di appoggio del motore e chiaramente la superficie di appoggio della coppa. Per farlo utilizziamo spazzolini metallici, diluente, sgrassatore e tanta pazienza. Pulito per bene il tutto, applichiamo della pasta siliconica sulla superficie della coppa e possiamo procedere a rimontarla. Ripeto, mi raccomando, le superfici, come si intravede qui, sia quella del motore che quella della coppa, prima di applicare della pasta siliconica bisogna sgrassarle per bene. Mi raccomando, serriamo i bulloni rispettando sia la coppia di serraggio ma soprattutto la sequenza di serraggio degli stessi, partendo sempre dal centro per poi allargarsi verso l'esterno muovendosi a X. Una volta strette, per quanto riguarda la coppa abbiamo concluso, questo è il risultato finale. Ora ci resta questa perdita sul giunto
all'uscita del cambio. Ovviamente lì c'è un paraolio che sostituiremo successivamente. Per il momento dobbiamo renderci conto di quant'è la perdita e allora, giusto per capire se farlo immediatamente oppure abbiamo qualche mesetto di tempo. Ad ogni modo, rimossa la copertura in plastica che protegge le leve, gli attuatori del cambio, vediamo il tappo di rifornimento dell'olio e che indica anche chiaramente il livello in cui si deve trovare l'olio all'interno del cambio. E allora con una brugola svitato procediamo ad inserirne, utilizziamo l'apposito olio da libretto e già vi anticipo che ne abbiamo dovuto inserire poco più di 100 ml, quindi per il momento lo lasciamo così. Tra qualche mese è chiaro risolveremo la perdita e sostituiremo l'olio del cambio. Bene, anche questo video finisce qui, come sempre, like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo inoltre che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!